Amici di Arcade Story, oggi parliamo della vera storia dell'arcade, e cioè Bubble Bobble, un gioco che tutti voi conoscete perché ci avete sicuramente speso una fortuna per riuscire ad arrivare al 100° livello dei famigerati draghetti Bob e Boob. Come avrete avuto modo di leggere nel nostro blog, non esisteva il cabinato dedicato di Bubble Bobble. Un gioco così bello e purtroppo non aveva un cabinato suo dedicato. Purtroppo la realtà è proprio questa, però cerchiamo di descrivere qual era la vera identità del cabinato nel 1986 quando è arrivato questo bellissimo gioco. Allora, innanzitutto il gioco doveva essere all'interno di un cabinato Taito. Questo ad esempio è il cabinato Taito verde di Jungle Hunt, ma potevamo trovarlo su Kix, su Alpine Sky, difficile gioco da trovare, e tutti Elevator Action e tutti gli altri giochi della gamma Taito. Il marquee poi doveva essere fatto in questa maniera qua. Come vedete voi, il disegno è un attimino più spartano rispetto a quello che si trova all'interno dei cabinati che vengono offerti multigioco, però questo era proprio quello originale con Bob e Boob fatto così, e la plancia era effettivamente questa. Sulla plancia originaria del gioco venivano applicati degli adesivi, come vedete, che andavano a insegnare al giocatore il movimento, come funzionavano i nemici, la parola extend e il nome del pulsante che c'era da schiacciare. Quindi si poteva sicuramente inserire e avere la bolla a sinistra e il salto a destra o viceversa. Per quello tanti di voi quando vengono a giocare sono un po' sbalorditi dall'effetto che c'è il salto a destra e la bolla a sinistra. Il bezel era scarno, non c'era niente, perché veniva completamente tolto il bezel precedente, veniva messo un vetro e veniva aggiunto solamente un adesivo di Bubble Bubble che spiegava le varie bolle speciali che c'erano da prendere. Questo era il cabinato il più fedele possibile alla conversione che veniva fatta negli Stati Uniti dalla Taito e soprattutto dalla Romstar, che era l'importatrice con licenza per questo gioco. Invece in Giappone si mettevano dentro ai candy e andava giocato normalmente all'interno dei candy. Ed ecco la scheda del famigerato Bubble Bobble. Il cuore pulsante di tutta la scheda è questo chip con l'immagine di Bob vicino alla scritta Taito. Questo è un chip veramente importante perché per tutto il periodo fino al 2002 non è mai stato decifrato. È stato leggermente copiato, nel senso che hanno cercato di riuscire a fare lavorare l'intelligenza, la logica della scheda in maniera tale che andasse a coprire la mancanza del chip custom, ma non si è mai riusciti a decifrare. C'è riuscita solamente nel 2002 la Trinity, un'associazione di vari hacker, la quale con acido è riuscita a sciogliere la plastica sopra, a denudare il chip e a leggerlo pixel per pixel, non pixel ma byte per byte, perché fa parte di una sequenza di un'immagine che poi è sequenziale ai byte che ci sono all'interno scritti nel chip, e praticamente tramite questa procedura fatta con un microscopio molto potente che ingrandisce di 100 volte sono stati in grado di decifrare il chip e capire poi come lavorava tutto il gioco. Come lavorava tutto il gioco? Bellissima domanda, adesso la andiamo a vedere. Cosa faceva il chip custom di Bubble Bobble? Andava a determinare quando dovevano uscire le lettere dell'extend, le scarpette, la caramella, gli ombrelli, e tutte quante le varie possibilità di raccogliere degli strumenti che avevamo nel nostro gioco. Questo chip non c'era nel bootleg, questo è un bootleg della Redux e un team che ha creato la migliore emulazione per il chip della
di Bubble Bubble, del chip custom. Come vedete qui non c'è nessun tipo di CPU con il draghetto dell'Ataito, ma ci sono delle CPU normali. Una CPU normale veniva praticamente ricreato dai vari ingegneri un sistema che faceva in modo che le lettere extend e le varie caramelle e item vari venissero fuori con una cadenza particolare, forse anche andando meglio di come venivano gestiti dal chip custom di Bubble Bubble. Se invece venite ad avere per le mani un bootleg fatto così in maniera veloce, vi accorgerete, lo potete provare anche sul MAME, vi accorgerete sicuramente che in un momento stabilito del livello vi usciranno tutte le lettere extend, oppure tutte le lettere E, oppure una quantità infinita di caramelle o di altri prodotti che potete prendere, senza che ci sia una gestione logica di tutti questi extra che dovrebbero uscire invece in una maniera diversa. Questo è ciò che per molti anni il MAME ha potuto darvi, cioè un gioco di Bubble Bubble senza la possibilità di avere una logica su come uscivano originariamente gli extend e le altre potenzialità. Tutto questo è stato realizzato con il gruppo Trinity, il quale è riuscito a decriptare anche altri chip molto difficili che fino a quell'epoca non erano stati in grado di decriptare. Quindi onore a questi ragazzi che sono riusciti a fare una cosa così difficile, così angusta. Spero di aver soddisfatto la vostra curiosità per quanto riguarda questo gioco, perché veramente aveva bisogno di essere raccontata sotto tutti gli aspetti. Non mi resta altro che ringraziarvi per avermi seguito e vi rimando alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!